prima preparazione che facciamo è quella di predisporre un dorso di coniglio come un tonno di coniglio. Quindi il nostro dorso di coniglio subirà una marinatura. Oggi, invece di utilizzare come normalmente si fa delle parti minori dell'animale, in questo caso utilizziamo la tecnica del tonno di coniglio per farlo diventare un piatto di immediatezza e non di conservazione. Quindi quello che andiamo a fare è costruire una struttura che ci permette di cuocere il nostro coniglio mantenendo importanti sapori che sono dati dalla marinatura. Quindi cominciamo a dare una forma e una posizione al nostro prodotto. Quindi vado a staccare quello che non serve. Normalmente il tonno di coniglio viene cotto bollito, quindi è ovvio che nel liquido di cottura aggiungo dei profumi e dei sapori che sono molto importanti. Vado a marinarlo leggermente col sale e lo lasciamo riposare un po' a temperatura ambiente. Nel frattempo mi organizzo gli accompagnamenti: una piccola carota che andrò a sbucciare, e ottenere delle fette molto sottili a losanga. Prendo anche una rapa rossa e dalla rapa rossa ottengo dei cilindri di prodotto. Ne facciamo 3 di una misura e ne facciamo 3 di un'altra misura che è leggermente più sottile. Ai vegetali diamo sempre il nostro taglio a losanga, però mantenendo la forma cilindrica del prodotto. Benissimo, conserviamo questi elementi. Andiamo a predisporre un altro accompagnamento che è il rapanello, quindi andrò a tagliarlo per il lungo, mantenendo una parte di verde. Ne tagliamo qualcuno di più e andiamo a preparare anche gli altri elementi di composizione del piatto, che sono le acciughe, prodotto tipico di territorio, che andiamo a tagliare in pezzi più o meno importanti. Togliamo un paio di filetti, impareggiamo un po', e per ultimo dei capperi dissalati che andiamo ad aprire leggermente come se fossero dei fiori. Ne prepariamo 4-5, non di più. Ok, abbiamo predisposto tutto, l'alloro, e andiamo a prendere casseruola che ci permette, che contenga il nostro pezzo di carne nella giusta misura, come questo, alla quale aggiungerò le foglie di alloro, qualche cappero, i filetti d'acciuga che ho preparato in più, ma che in più non erano. Quello che facciamo adesso è coprire il nostro prodotto con olio. Invece di bollirlo
andremo a cuocerlo a bassa temperatura con olio extravergine di oliva, come se fosse una marinatura. La cottura che diamo al nostro prodotto è in forno a 65 gradi coperto, quindi prepariamo il nostro forno. Più la cottura, la temperatura è bassa, più il nostro prodotto necessita dei tempi lunghi, quindi umidità pochissima e facciamo partire. Mettiamo un foglio di alluminio a chiudere la superficie, quindi una cottura delicata ma che allo stesso tempo aggiunge aromaticità al nostro prodotto, come se fosse un prodotto conservato per lungo tempo in una vaschetta. Una piccola placca e andiamo in forno. Detto questo, con una pellicola copriamo questi elementi. Le rape rosse subiscono lo stesso trattamento, quindi foglio di pellicola, però nella rapa rossa aggiungo un poco di olio, un poco di sale e andiamo a cuocere le carote al burro. Sono poche, quindi utilizziamo una casseruola piccola, dove all'interno della casseruola aggiungerò solo ed esclusivamente del burro bianco e partiamo con la cottura. Un chiodo di garofano, e basta. Se necessario, se sappiamo che le carote non hanno quella dolcezza tipica, possiamo aggiungere un poco di zucchero che ci aiuterà nella grassatura e un poco di sale, sempre in modo da bilanciare il sapore. Un po' di acqua a coprire la preparazione e conduciamo la cottura lentamente. Quindi lasciamo cuocere il nostro preparato. La cottura delle carote deve essere veramente morbida, quindi forse dobbiamo anche accentuarla un po'. In questo caso non avremo delle carote croccanti, ma avremo delle carote fondenti. E andiamo a predisporre il passaggio successivo che corrisponde alla guarnizione. Mettiamo circa, guardate, faccio la tara, 300 grammi di fondo di coniglio, mettiamo all'interno della Garagar. La Garagar lo conoscete tutti, viene chiamato in Giappone anche Kanten e serve come addensante. Si può utilizzare anche per addensare delle salse. La Garagar quindi ci permette di creare una gelatina di fondo che andrà a guarnire il tonno di coniglio. Quindi lasciamo raggiungere l'ebollizione, perché è importante che raggiunga l'ebollizione, le temperature di addensamento. La gelatina in foglia ha necessità di stare per più tempo a sotto i 20 gradi, quindi comincia a gelificare intorno a 25 gradi, 22 gradi, mentre la Garagar gelifica già a temperature più alte, 40 gradi comincia a gelificare e gelifica anche a temperatura ambiente, quindi ha il vantaggio di stare anche con temperature calde, sempre con una bella densità. Facciamo arrivare a ebollizione
Nel frattempo ho già spento il forno. La salsa, che salsa non è, ma è solo un fondo ridotto, più o meno chiaro, è pronto. Quello che facciamo è dare un passaggio dentro un filtro in modo da fermare eventuali possibili grumi che si possono formare sulla superficie. Prendo un piccolo contenitore e vado a stendere sulla placchetta la mia salsa. E la vado a posizionare in frigorifero per farla raffreddare. Nel frattempo possiamo valutare la cottura del coniglio e degli scalogni. Come ho detto prima, abbiamo fermato il forno dopo un'ora. Andiamo a riprendere il nostro coniglio e lo posiamo su una placchetta con una piccola griglia in modo che possa perdere l'eccesso di grasso. Prendiamo anche i nostri scalogni e li posiamo lì. Come prima cosa, prendiamo un tagliere per poter tagliare il nostro dorso di coniglio per andare a presentare. Un piatto piuttosto rustico, in questo caso il tonno di coniglio è un piatto freddo e quindi non abbiamo necessità di scaldare la preparazione. Prendiamo gli elementi di accompagnamento del nostro tonno di coniglio e andiamo a posizionarli. Cominciamo a posizionare il tonno di coniglio in ordine sparso nel piatto, qualche filetto d'acciuga, capperi, andiamo a inserire nell'olio i rapanelli in modo che diventino brillanti. I rapanelli non li tagliamo perché sono molto piccoli e quindi sono piacevoli già nella loro forma, un po' di verde di rapa. E adesso aspettiamo la gelatina. Anche qua la forma che vogliamo dare è molto personale. Cosa manca? Un filo d'olio che vada a condizionare e accompagnare il piatto. La parte grassa è sempre importante.